Benvenuti a Vivi Giappone per una puntata veramente unica e vi chiedo da adesso di mettere mi piace e condividere il video perché oggi ci troviamo nelle vicinanze dei Tre Monti Deva, esattamente in quale Monte Gassan, Yudono e Haguro. Siamo sul monte Yudono noi, una delle tre montagne sacre appunto. Esatto, e ci troviamo nel tempio Dainichibo che ospita l'unica e vera Sokushinbutsu. Ora avete visto dal titolo e dall'immagine che parliamo di mummia, ma è una cosa un po' diversa dalla mummia. Infatti, come possiamo spiegarla? Beh, inizialmente questa mummia è la conseguenza di un suicidio rituale, così chiamato, appunto fatto dai monaci, dagli asceti. Un suicidio rituale che non era un vero e proprio suicidio, nel senso non era per loro considerato un suicidio, ma tanto un metodo per raggiungere l'illuminazione, la buddhità e portare benevolenza anche a tutti gli altri. Esattamente, come spiegheremo poi più avanti con le immagini e tutto quanto. Il concetto appunto, a differenza delle mummie che vengono imbalsamate e vengono tolti gli organi, in questo caso la cosa è naturale. Vi spiego come funziona, ma il concetto è che il corpo che vedremo non è stato ritoccato, non ne sono stati ancora gli organi interni, è tutto un processo naturale. Tutte le altre, qua sentire quello che dice il monaco, tutte le altre mummie che ci sono in Giappone in verità sono mummie, non sono Sokushinbutsu. Questo è l'unico monaco che ha raggiunto il livello di Sokushinbutsu. Ragazzi, una cosa interessantissima, mettete subito mi piace il besco e vediamoci questo video perché veramente vedrete una cosa che veramente nessuno vi ha mai mostrato finora in Italia, quantomeno. Godetevi le immagini. Il Sokushinbutsu è una pratica estrema degli Yamabushi, ovvero i fedeli praticanti dei Tre Monti Deva, o anche dei monaci, sempre della stessa area. In poche parole, è una tecnica che porta all'automummificazione. Per prima cosa si va sulla montagna e si costruisce una piccola casetta dove si deve vivere per 3, 6 o 9 anni. L'importante è che siano multipli di 1000 giorni in generale. Durante l'addestramento, qualsiasi sia il motivo, non si deve scendere dalla montagna e ogni giorno si deve scalare fino al santuario centrale. Che sia d'inverno sotto la neve o sotto la pioggia, si deve passare tutto l'anno senza fuoco e indossando un solo strato di vestiti. Dopo aver ripetuto ciò, si pratica la ferrea dieta chiamata Mokuji Kigyo. In pratica ogni giorno si mangiano solamente radici, ghiande o noci, facendo in modo di espellere dal corpo tutto il grasso e l'acqua, rimanendo solamente pelle e ossa praticamente. Infine si scava una buca profonda 3 metri, chiamata Nyujozuka. Si costruisce al suo interno una stanza di pietre lì appositamente trasportata, ci si rivolge verso il monte Yudono e si fa chiudere l'entrata della buca e della bara da qualcuno che poi ricoprirà tutto di terra. Il praticante all'interno della buca continuerà a far suonare un campanello e, quando il suono sarà cessato, verrà tirato fuori. Il Sokushinbutsu che vediamo adesso nelle immagini è quello dei Shinyokai Shonin, che era appunto un monaco del monte Yudono, che vedendo la sua gente soffrire decise di attraversare questo lungo cammino per diventare un monaco eterno, quindi diciamo una mummia, per salvare e proteggere le persone per l'eternità. E quindi iniziò questa terribile pratica a 20 anni, verso i suoi 20 anni. Inoltre si cavò anche un occhio quando nel suo villaggio iniziò a esserci una terribile malattia oftalmica. Quindi sacrificò il suo occhio in modo che questa malattia sparisse. Come abbiamo detto prima, appunto era la regola per questo genere di meditazione particolare, mangiò solamente noci, radici e altre cose secche, altri cibi secchi che trova nella foresta, sulla montagna, per eliminare il grasso corporeo. Inoltre beveva anche l'acca per far sì che il suo corpo non andasse in putrefazione una volta morto. Nel 1783, quando Shinyokai Shonin aveva 96 anni, decise che era il momento giusto per farsi mettere sottoterra e lo chiese appunto questo favore ai suoi discepoli, che gli misero anche una canna di bambù per respirare. A quel punto disse ai suoi discepoli che avrebbe continuato a suonare un campanellino e a intonare mantra fino alla sua morte. Quando i discepoli non avessero più sentito appunto nel campanello o nei mantra, avrebbero dovuto aspettare 3 anni e 3 mesi per riesumarlo.
Ecco, quello che vedete adesso nelle immagini, che stiamo vedendo nelle immagini, è proprio il risultato finale di questa trasformazione in mummia, in automunificazione. Tra l'altro in questo tempio vengono cambiati i vestiti della mummia ogni 6 anni e parti dei vestiti vengono messi dentro gli omamori, dentro gli amuleti, che vengono poi venduti ai fedeli. Io ne ho anche comprato uno, li potete vedere anche qui nelle immagini. La cosa importante è che viene considerato a questo punto Shinnokai Shonin un bodhisattva, possiamo chiamarlo anche un bosatsu, ovvero colui che un giorno diventerà un Buddha e porterà alla salvezza tutti quanti. E una cosa molto importante che ci ha detto il monaco di questo tempio è che questo è l'unico vero Sokushimbutsu, mentre gli altri che troviamo in giro per il Giappone sono mummie postume, ovvero monaci che sono morti e poi sono stati mummificati, quindi sono stati tolti gli organi interni, hanno avuto dei trattamenti speciali per la pelle e tutto quanto, per i tessuti. In questo caso invece è l'unico vero caso di automummificazione, sono ancora gli organi interni, potete vedere anche negli occhi che stanno, uno bene o male c'è, l'altro invece è quello cavato di cui parlavamo. Una storia, ragazzi, incredibile, che sono contentissimo di avervi portato a casa ovunque voi siate. E quindi ragazzi, questo era il Dainichi Boda e la sua mummia Sokushimbutsu, che a quanto abbiamo capito è l'unica vera Sokushimbutsu, quindi l'unico che è riuscito a completare fino alla fine il percorso a diventare una mummia, da automummificarsi, una cosa assolutamente allucinante. Quindi spero che questa puntata vi sia piaciuta, mi raccomando, mettete un sacco di piace soprattutto questa volta e condividete. Ringraziamo Kyu-san che ci ha portato fino a qui. ci ha portato fino a qua, arigatou gozaimashita, veramente arigatou gozaimashita, makoto arigatou gozaimasu. Spero che vi abbia emozionato, ma emozionato noi. Da Via Giappone è tutto, grazie. Arigatou gozaimasu, Antonio Kyu-san.